Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli o ascendente Gemelli. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere. Allora, mettiamo 5 carte, breve, concisa e determinata. Allora, qual è l'energia dell'evento che ti sta per accadere? Il ponte, no? Può essere un incontro, una rivelazione interiore o ambedue, un evento. Qual è l'evento? L'energia dell'evento che ti sta per accadere? Il ponte, Gemelli. Oh, 2000 carte no, una. Gemelli. Allora, il ponte. Poi vediamo qual è il campo entro il quale questa energia fiorisce o attecchisce. Qual è il campo? Amore, lavoro, relazioni, amicizia o altro? Qual è l'ombra? Cioè ciò che può farti rallentare o dubitare, l'ombra. Poi, qual è l'aiuto invisibile che ricevi? E qual è il frutto che emerge da quello che arriva? Il frutto. Allora, ragazze mie, facciamo, e ragazzi, un bel respiro. Cosa ti sta per accadere? Allora, andiamo a vedere qual è l'energia di questo evento. Chiamiamola la porta. E qua abbiamo un 6 di spade. Guarda, sta arrivando un passaggio per te importante. Arriva un movimento qua che ti porta da una situazione confusa dove ti trovavi, da quando guardi questo video, ti porta verso un orizzonte più chiaro. Quindi, come si traduce nella vita pratica? Nella vita quotidiana può trattarsi di un viaggio o di un trasferimento, oppure semplicemente un cambio di ruolo o anche di una decisione tua che ti porta a lasciare la riva vecchia per andare verso un terreno nuovo. Cioè, a livello poetico, il 6 di spade è una barca, no? Che ti traghetta. Non sei più dove eri prima, non sei ancora arrivato, ma il fiume ti porta nella giusta direzione. Vediamo qual è il campo entro il quale agisce questo movimento. Nell'ambito dell'autonomia e dell'indipendenza, il 9 di denari. Allora, l'energia di questo 6 di spade atterra nel campo dell'autonomia, dell'indipendenza, della soddisfazione personale e anche della sicurezza materiale. In pratica, a livello pratico, questa carta riguarda la tua capacità di contare su te stessa o su te stesso, di sentirti realizzata o realizzato nel lavoro o nella gestione della tua vita e di assaporare un meritato successo personale. Cioè, il 9 di denari è un giardino rigoglioso qui, no? Coltivato con cura e ti dice ora raccogli i frutti del tuo impegno. Questo è l'ambito entro il quale c'è questa transizione, vai verso questa soddisfazione qua. Vediamo qual è l'ombra, ciò che può rallentare o confondere. Il cavaliere di coppe è l'ombra. Allora, quello che può rallentare o confondere è il rischio tuo di idealizzare troppo oppure di fuggire nelle fantasie emotive. Per esempio, potresti inseguire delle promesse dolci ma poco concrete, oppure lasciarti distrarre da illusioni romantiche. Quindi nella vita quotidiana può essere una persona che parla bene ma agisce poco, oppure la tua stessa tendenza a inseguire dei sogni che non sono allineati con la verità della tua anima. Se parliamo di relazioni, il Cavaliere di Coppe a livello poetico è un po' il menestrello che canta al chiaro di luna, no? Però non costruisce mai una casa dove vivere. Poi vediamo i diversi dettagli comunque. Vediamo qual è l'aiuto invisibile. Il 3 di bastoni è l'aiuto invisibile. Guarda, l'alleato invisibile per te è uno spirito, un'energia che ti fa avere una visione a lungo termine delle cose. E la capacità è uno spirito, questa energia del 3 di bastoni, è un tuo alleato che ti fa avere la capacità di vedere oltre al presente.
c'è un'apertura, un'espansione che ti sostiene. Sì, questa tua visione, questa tua capacità di visione che ti sostiene, di guardare oltre a quello che c'è nel presente. Vediamo cosa ne deriva da tutto questo che ti arriva. Wow, 9 di coppe, gioia personale, un desiderio che si realizza. Allora, alla fine del passaggio, il 6 di spade, dopo aver tenuto la rotta col 3 di bastoni, ok? Arriva qua una soddisfazione concreta ed emotiva. Per esempio, nella vita quotidiana, qua è come se vedessi un sogno che si avvera per te. Un risultato che ti porta piacere, soddisfazione. Cioè, senti finalmente di stare bene a casa tua, sia dentro che fuori. Questo è il banchetto della gioia, il 9 di coppe, no? E quindi è come se vedessi che qua sta arrivando un passaggio importante per te, che ti porta verso maggiore autonomia e successo personale. Un passaggio che ti porta autonomia e successo personale. L'ombra qua è lasciarti distrarre da illusioni emotive, però l'aiuto è la tua capacità di guardare lontano qua, di pianificare con coraggio. Cosa ne deriva? Il frutto è un desiderio che si realizza, la gioia concreta. Quindi a livello di ambiti prevalenti dove si realizza questa cosa è lavoro, progetti, indipendenza economica, 9 di denari e 3 di bastoni, poi vita emotiva e relazioni, cavaliere di coppe e 9 di coppe, spiritualità anche come viaggio di transizione e liberazione. Quindi adesso quello che vedo è che se si verifica la cosa, andiamo di pari passo. Allora, ripetendo, stai muovendo verso una fase da confusione, di conflitti a stagnazione verso un orizzonte più sereno. Bene, sul piano pratico e lavorativo potrebbe trattarsi di un cambio di ambiente, oppure un nuovo lavoro o una decisione che ti allontana da vecchie modalità di fatica, no? E instabilità per andare verso la tua soddisfazione. A livello emotivo lasci alle spalle una relazione qua, oppure un atteggiamento che ti teneva imprigionata e ti sposti verso un modo più chiaro, più sano di vivere i rapporti. E a livello spirituale questa è la barca che ti porta da una mente troppo piena, la mente razionale, a un cuore più libero. E cosa ne consegue qui? Che questa energia di questa transizione trova terreno fertile nella tua realizzazione personale. Quindi questo è un evento che ti porta a raccogliere i frutti, per esempio nel lavoro, di ciò che hai costruito con fatica. Ti arriva qui riconoscimento, ti arriva stabilità, anche la possibilità di lavorare più in autonomia. Nelle relazioni cosa succede? Che impari a bastarti da sola o da solo, non cerchi più l'approvazione dell'altro a tutti i costi, cioè sei in una fase in cui sai di avere un tuo giardino interiore, rigoglioso, e puoi scegliere chi fare entrare. E questa cosa ti porta tantissimo benessere personale col 9 di denari. Questa è la bellezza che viene dal sentirti centrata o centrato. L'unica insidia che posso vedere qui da questo bellissimo evento che capita è il rischio di perderti in delle illusioni che non hanno fondamenta. Per esempio, se parliamo di una persona, può essere che qualcuno che arriva con delle parole affascinanti, con gesti romantici, ma poca concretezza. Cioè bello da vivere ma rischioso se ti ci aggrappi. Se parliamo di te, per esempio, potresti qua idealizzare troppo o inseguire delle immagini o delle aspettative irreali. Questo vale sia in amore ma anche nel lavoro. Per esempio, potresti lasciarti incantare da un'idea a livello lavorativo che sembra magica, però non ha delle basi. Ok? Qual è la tua forza qui? Che per esempio se parliamo nell'ambito lavorativo può capitare sia lavorativo che emozionale o ambedue, io vedo tutti gli ambiti e te li dico, però è una fase di transizione, no? Per esempio nel lavoro qua progetti si allargano, contatti con persone di altre città, di altri paesi, espansione oltre i confini abituali. E sul piano emotivo qua questo alleato ti aiuta ad aprirti a nuove prospettive relazionali.
a smettere di fissarti su un'unica persona oppure su un'unica dinamica, a guardare più lontano del presente. Questo è non perdere mai la fiducia nel futuro qui, e lo mantieni sempre questa fiducia nel futuro, hai una direzione, un orizzonte qui che ti guida. Quindi cosa ne consegue? Qua questa cosa che arriva nei vari ambiti ti porta un appagamento, una gioia senza precedenti. Quindi sul lavoro hai successo, risultato che ti dà una soddisfazione piena. Può essere un obiettivo raggiunto o una sicurezza conquistata. Nelle relazioni, qua è come se tu, grazie a questo evento, vivi un momento di piacere, di armonia, di scambio sincero. Non è un amore tormentato qua, è una gioia sempre molto piena. Cioè, a livello emotivo ti senti bene proprio dentro la tua pelle, più serena, più sereno, più leggero. Quindi, come quello che ti posso dire qui è che arriva qualcosa che ti appaga veramente. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli in base agli ambiti che ti ho descritto, no? O su più o uno di quegli ambiti o tutti gli ambiti che ti ho descritto. Cosa ti dice l'oracolo? Piccoli gesti, basta poco per sbloccare la situazione e dai valore ad ogni cosa. Questa è una carta che mi sta dicendo di dare valore a ciò che fai quotidianamente. Perché ciò che fai quotidianamente ti dà la fiducia nel futuro. Il futuro è prenderti cura del quotidiano come se fosse l'ultimo giorno, sempre. Ok? Cos'altro? E no, questo è no. Sotto questo cavaliere di coppe è no. E come ti ho detto prima, è l'insidia dell'illusione emotiva, delle promesse inconsistenti qua. Sia sul piano lavorativo che sul piano relazionale. Tu hai raggiunto, ti basti da sola, hai un appagamento o da solo, quindi questo ti permette di aprire le porte a chi desideri veramente tu nel tuo giardino, quindi è no alle illusioni, alle aspettative ehm, che distraggono. Ok, qua c'è l'amore incondizionato. Arriva una gioia per te che ti farà sperimentare l'amore incondizionato. È una gioia da 9 di coppe e 9 di denari, una gioia autonoma. Sapete quando vi dicevo tanto tempo fa, per me 2 9 di denari insieme sono l'amore perfetto? Ecco, cioè bastarsi autonomamente significa condividere con gli altri la propria interezza e non avere il bisogno degli altri, togliere energia agli altri, depauperare la tua e la loro. Vampiro energetico, no? Qua andrai a sperimentare una gioia senza precedenti, è bellissima questa stesa, è un desiderio che si realizza dopo tanto lavoro svolto su di te, anche nel tuo lavoro pratico. È una transizione decisiva quello che arriva, che ti porta verso un'autonomia, una sicurezza. L'unica insidia, ripeto, con questo no qua sotto è le promesse inconsistenti, l'illusione emotiva. Però l'aiuto invisibile è proprio la tua visione sul futuro, la tua visione ampia che ti permette di guardare oltre. E cosa ne consegue? Una vera gioia, un vero desiderio realizzato qua. Quindi sul piano pratico, qua io vedo un cambiamento di lavoro o di progetto che porta a stabilità e riconoscimento economico e visibilità, maggiore indipendenza economica e personale. Sul piano emotivo relazionale, io qua vedo che una relazione può lasciare spazio a un'altra più sana, oppure un rapporto già esistente trova maggiore equilibrio. Attenzione alle persone qua seducenti ma poco concrete. Non sono necessariamente negative, ok? Niente negativo, è sempre la polarità. Vanno vissute con leggerezza, senza aspettative. Quindi ripeto, le persone seducenti ma poco concrete vanno vissute con leggerezza, senza aspettative. Perché qui, da questa stesa, io vedo che per te nasce veramente la possibilità di vivere l'amore come gioia e non come bisogno. Quindi questo cosa porta? A livello spirituale è un momento in cui impari a lasciare il vecchio e a credere nella direzione nuova. Qua vedo che coltivi con fiducia un orizzonte più grande
che sai che ti aspetta, ok? Cioè qua ti liberi dalle illusioni, entri in una fase di gioia reale, sia sul lavoro che nelle relazioni. Questa è una stesa bellissima. Quindi ragazzi miei ragazzi, praticate sempre yoga sciamanico, pratiche spirituali, trovate tutto sotto l'info box, i 21 giorni della pratica per realizzare tutti i più grandi desideri come stanno facendo già migliaia delle nostre ragazze e ragazzi. Detto questo ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano.